Ciao ragazzi, da Riccardo. Oggi voglio fare una piccola recensione o descrizione, o meglio dare le mie impressioni su ciò che è la sega a nastro della Enel. Il modello è TC SB 201. È una sega a nastro ovviamente per uso amatoriale, per hobbisti. Ha un motore da 250 watt di potenza, è poco, è piccola, ma per quello che si deve fare in casa è, diciamo, più che sufficiente, comunque è adatta. Io non sono un professionista, sono un hobbista, quindi darò le mie impressioni semplicemente su ciò che mi è sembrato di cogliere da questa macchina. Ho pubblicato una fotografia in un gruppo di artigiani appassionati del fai da te. Mi è stato richiesto di fare una sorta di recensione e io adesso darò i miei pareri. La descrivo velocemente. Vabbè, ha un piano regolabile metallico che consente un'inclinazione di 45 gradi. Tutto va regolato con dei metodi di escursione delle viti che fanno da appoggio, quindi consentiranno di regolare l'inclinazione del piano e quindi che sia perfettamente eventualmente perpendicolare alla lama. Ha diverse sicurezze, io non vi do i dettagli tecnici, non vi do il numero di giri, non vi do assorbimenti, non vi do nulla, perché queste comunque sono cose che potete pure trovare sia sui libretti di istruzioni che eventualmente sui siti internet dello stesso produttore. Ha dei metodi di sicurezza che sono quelli che consentono di bloccare il giro del motore, cioè arrestano il movimento del motore in caso di apertura dei vani per la manutenzione, per cambio della lama, eccetera. Quindi una volta aperto il motore da qua, il vano da qua, il motore si arresterà. Basta già semplicemente girarlo. Non è rumorosissima, è una sega a nastro, io non ne ho avute altre quindi non so quanto siano rumorose le altre, però comunque è sopportabilissimo. Certo, sempre meglio proteggere udito e vista con gli appositi occhialini, le cuffie, eccetera eccetera, però comunque non è rumorosissimo, semplicemente un rumore appena fastidioso. Allora, vista lateralmente, la macchina si presenta con diverse rotelle manopole, ognuna con il proprio utilizzo, scopo. Intanto premetto che questa sega a nastro l'ho comprata su Amazon, ora vi lascerò il link in descrizione così potrete acquistarla anche voi. Nei negozi si trova da 135 a 150 euro, io l'ho pagata 115 euro, spedizione inclusa, e penso di aver fatto comunque un affare, perché comunque per quello che mi ha consentito di fare io ci ho costruito un supporto, una drill station, che è questa di qua, ancora da finire, l'ho fatta un paio di giorni fa, quindi ancora è molto diciamo grezza, va rifinita tutta per bene e ha lavorato benissimo. L'ho usata per un paio di ore pure per altri esperimenti e si è comportata davvero molto bene. Adesso vi faccio vedere appunto come si apre. All'apertura, rotando questa manovella, si sentirà un click, che è l'interruttore comunque che si sgancia e che quindi sblocca il motore, e lo sportello che fa il primo scatto. Quindi questo di qua già consente non di aprirlo, perché dà il tempo, questo lasso di tempo necessario allo sgancio e poi all'apertura effettiva, dà il tempo alla lama di arrestarsi. Quindi se uno comunque è distratto, maldestro, e volesse comunque inserire le mani, non riuscirebbe a fare in tempo, perché la lama si bloccherebbe così. Ora si è aperta tutta e nel frattempo la lama ha smesso di ruotare, quindi diciamo che la manovra è sicura. Una volta aperta vi faccio vedere anche come l'interno. Lo sportellino ha alla base delle setoline che una volta chiusa vanno a coincidere con la lama e quindi la spazzolano, rimuovono i residui di segatura e polvere, e ha il sistema di regolazione della
dell'escursione che viene azionato da una rotellina. Questo ovviamente lo sapete già, io lo dico per chi non lo sa, ma lo dico perché l'ho imparato, non sono un falegname. È giusto regolarlo quanto basta per far scorrere il pezzo al di sotto dello stesso sistema che serve a fissare, a tenere ferma la lama. Non è necessario tenerla a questa altezza, sia perché la lama avrebbe troppo gioco, quindi perché spingere un pezzo che debba poi per forza creare una torsione alla lama verso dietro, quando invece potremmo semplicemente abbassare questo e avere lo spazio giusto. Ma è anche una questione di sicurezza, perché se mentre la macchina sta lavorando io erroneamente spingo così, vado sulla lama, mi taglio le dita, mentre se questo di qua è all'altezza giusta per far passare soltanto il pezzo, è più difficile che io vada a mettere le dita. Comunque massima attenzione sempre, però diciamo che è anche un aiuto in più. Dopo aver regolato l'escursione da qua, con questo di qua, che è la rotellina posteriore, si blocca e non gira più, quindi si fissa e non c'è il rischio che ci cada con le vibrazioni. La mia fa un po' di vibrazioni in più rispetto a quelle che fanno solitamente queste macchine nuove, perché io durante gli esperimenti, nel fare una curva troppo accentuata, ho forzato la lama e mi è uscita dalla guida, quindi ha subito delle deformazioni che ora causano delle vibrazioni, quindi dovrò comprarne un'altra più presto sicuramente, però al momento la sto usando così. Anche il vano posteriore ovviamente, scusate, il vano in basso, inferiore, si apre con lo stesso sistema, il primo dà lo sgancio e poi quando si finisce di ruotare la rotellina si apre tutta e c'è anche in questo caso la puleggia inferiore. Da questa rotella di qua si regola la tensione della lama. Io non lo faccio, ma girando questa rotella, questo pomello, la puleggia sale e scende e si crea la tensione necessaria alla lama, che ho appreso da altri video. Bisogna che sia semplicemente appena morbida, non deve essere né troppo rigida e neanche molto molle, perché sennò avrebbe troppo gioco e potrebbe uscire anche dalla guida. Guardando la parte posteriore abbiamo le altre manopole di regolazione. C'è questa di qua che serve a regolare l'inclinazione della puleggia superiore e quindi a consentire alla lama di poter ruotare centrata rispetto alla gomma che consente l'attrito sulla stessa puleggia, quindi se venisse troppo in fuori o troppo in dentro ovviamente la lama uscirebbe. Invece con questa qua, regolando l'inclinazione e poi la stessa manopola viene bloccata con questa sorta di controdado, consentirà appunto di mantenere la lama ben fissa. Nella parte posteriore in basso troviamo invece l'alloggiamento per il vano, per la pulizia del vano della puleggia. Qua all'interno si inserisce l'aspirapolvere e quindi si crea questo vortice che raccoglie la polvere della segatura che scende in basso. Fuori comunque si creerà tantissima segatura, ma almeno si mantiene pulito all'interno. Nella parte immediatamente sotto in basso c'è invece questo sistema che consente alla macchina di non ribaltarsi spingendola, perché crea questo ulteriore appoggio sulla base di lavoro, quindi si prolunga praticamente la base. Qua in basso abbiamo invece la regolazione del piano di lavoro. Questa regolazione si otterrà semplicemente con questa scala graduata, ci indica il numero di gradi che andremo a impostare per il taglio, appunto 45 o quello che sarà. Ruotando questo di qua blocchiamo il dado, quindi lo avvitiamo a questo sistema che, se allontanandola si sgancia la presa dal dado di sotto, quindi se per caso dovesse andare a sbattere qua e non ce la facciamo girare la mano, basterà tirarlo verso noi
regolarlo e farà di nuovo presa. Comunque si allenta questo di qua, il primo dado che ha una manopola, si svita, si allenta questo e si regola il numero di gradi, che però andrà sempre, secondo me, poi verificato con un goniometro un pochettino più professionale, sempre per tagli precisi. Per uso hobbistico, se uno non ha necessità di far combaciare due pezzi e creare un angolo retto, ma semplicemente avere un taglio inclinato circa 45 gradi, andrà bene anche questo di qua, perché sono 44-46 gradi, cambia poco. Invece per ottenere i 90 gradi devono essere 45 e 45, quindi ci vuole più precisione. E una volta regolato e impostato il taglio a 45 gradi, si potrà ovviamente stringere di nuovo questo di qua e quest'altro dado. Il piano di appoggio appunto si regola agendo su questa vite di qua. Questa ha un'escursione in alto e in basso che va bloccato sempre con un dado alla base, quindi è un controdado. E questo di qua farà da appoggio per il piano di lavoro. Quindi più è alto questo, più il piano di lavoro sarà inclinato da uno o dall'altro lato. E questo è praticamente, secondo me, tutto quello che posso dirvi. Dietro ci sono riportati i dati che io non vi ho poco fa detto, che sono il numero di giri e tanti altri dettagli. Forse non va. Per regolare lo scorrimento della lama è necessario che vengano effettuati degli accorgimenti sul sistema interno. Questo accorgimento va fatto con questa parte di regolazione della tensione della lama, tutto abbassato, perché se no non si può aprire lo sportellino. Anche questo è un sistema di sicurezza. Una volta abbassato si apre e volendo si può anche rialzare. In questo caso non dà più problema, però va fatto abbassato. Qua all'interno solitamente nelle altre seghe a nastro si trovano dei cuscinetti che servono a dare la giusta escursione anche laterale alla lama. In questo caso invece noi troviamo soltanto dei pistoncini metallici che vanno regolati agendo su queste due viti a brugola e quindi poi far scorrere il pistoncino avanti o indietro per dare la giusta distanza, che deve essere circa 1 millimetro. C'è chi utilizza il metodo del fogliettino di carta, la carta da gioco, comunque sia a occhio si dà la giusta distanza. Posteriormente invece c'è davvero il cuscinetto, ma perché la lama va a appoggiare costantemente, quindi quando va a fare pressione sulla lama deve ovviamente avere questa agevolazione del cuscinetto posteriore e non sfregare su qualcosa di metallico che sia fermo. Quindi il piano di appoggio è mantenuto in linea da un lamierino che è fissato in due dadi, perché quando lo acquistate ovviamente non è perfettamente allineato. Uno era più alto, mi pare che questo di qua fosse più alto di questo di qua di poco, e in questa maniera invece si è allineato. È necessario che ci sia questo taglio logicamente per far passare la lama al cambio e poi venga di nuovo reinserito. Sotto sono bloccati da due due viti a farfalla, quindi si svitano, così è perfettamente allineato e per i tagli che dovremmo ottenere noi sicuramente va benissimo. Adesso passiamo alla messa in funzione davvero della macchina. Vi voglio dimostrare pure come questa macchina abbia un numero di decibel emessi relativamente bassi, perché è paragonabile al suono di una voce. Infatti io adesso ho azionato dal telefonino, è un'applicazione gratuita, quindi sarà molto molto approssimativa, ma per quello che dobbiamo fare noi va più che bene, perché non abbiamo bisogno di dati tecnici molto precisi. La mia voce si attesta tra i 65 e i 75, quasi 80 a volte, quando alzo un po' di più la voce, e decibel. E la macchina accesa ha praticamente quasi lo stesso suono. Quindi lo stesso suono, scusate, lo stesso volume di decibel.
Perfetto, quindi il suono non è fastidioso, si può lavorare tranquillamente senza le cuffie volendo, oppure se si preferisce proteggersi. Ovviamente questo è un numero di decibel ottenuto con una macchina che gira a vuoto, perché poi in base a cosa stiamo andando a tagliare il numero di decibel salirà. Ma a noi questo non interessa e procediamo subito con un taglio. Farò un taglio centrale, tanto per farvi vedere la velocità di taglio che ha. Non userò lo spingipezzo perché lo guiderò io a mano. Questo è ok. Questo taglio l'ho fatto soltanto per dimostrare comunque che è una macchina volendo precisa, perché ho ottenuto un taglio sottilissimo, un pezzettino di legno davvero molto molto sottile e non ho avuto difficoltà ad eseguire questo taglio. Adesso farò un taglio con un legno poco poco più duro perché quello di prima era abete. Adesso cercherò di seguire questa sagomatura, è un disegno casuale, vedremo come andrà. Per le mie capacità di taglio, diciamo che potrei quasi essere soddisfatto, basterebbe semplicemente allenarsi un pochettino e ottenere comunque dei buoni risultati. Sempre comunque considerando che la macchina è una macchina che nasce per questi scopi, quindi uso hobbistico. Il taglio mi sembra abbastanza pulito, non ha alcuna difficoltà con questi legni sottili. Adesso taglierò questo legno che è più grosso, è un legno di, mi pare che sia 4 cm per 4, 4,5 per 4,5. Quindi vediamo ora come si comporta. E forse si comporta meglio o sono stato più bravo io con del materiale un pochettino più spesso. Un taglio direi quasi nettissimo, quindi combaciano quasi a perfezione. Ovviamente c'è lo scarto del legno che è stato tagliato e quindi si crea spessore, però il taglio è perfetto. Ha in dotazione la guida per i tagli dritti che si aggancia con questa parte di qua
alla parte posteriore, se noi la guardiamo da questa parte, e davanti si aggancerà di qua. Adesso faremo un paio di prove e vediamo come taglia. Non ha una lampada incorporata, però basta utilizzare una normale lampada da tavolo per quello che serve tutta questa luce su questo piano d'appoggio. Comunque, se uno ne ha necessità, basta utilizzare una lampada qualunque, ma lei in dotazione non ne ha. Ci sono modelli che la hanno anche della stessa fascia di prezzo, ma questa no. Quindi blocchiamo un pochettino così il guidalama. Non ho preso nessuna misura perché è soltanto una prova di come taglia, quindi non mi interessa avere proprio la misura esatta, e farò una prova con gli spingipezzo. Vediamo se i pezzi sono tutti uguali, e effettivamente sono venuti abbastanza bene, tutti dritti. Quindi su questo, sempre per l'utilizzo, ripeto, che ne dobbiamo fare, perché poi c'è sempre chi interviene dicendo che un pezzo che costa di più sicuramente avrà delle qualità superiori, eccetera, ma sappiamo noi che stiamo comprando una sega a nastro da 115 euro su Amazon e 135, 150, dipende dal brico dove ci si fornisce, ma comunque è una fascia entry level. Quindi io dico che per queste cose, per chi deve andare a fare dei lavoretti semplicemente per il fai da te casalingo, sono più che soddisfacenti. Sono tre e affiancati otteniamo le stesse identiche misure. Questo con la guida laterale. Senza guida laterale ovviamente sta tutta l'abilità di chi invece spinge. Io questa regolazione di qua dei due pistoncini si trova anche nella base inferiore, nella base della macchina. Quindi aprendo questo sportello di qua si ha lo stesso sistema di regolazione. La macchina senza aspirapolvere si riempie di polvere, un poco nella parte superiore, parecchio nella parte inferiore. Adesso io la pulirò con l'aspirapolvere e poi la soffierò con il compressore e vedrete quanta polvere c'è all'interno. Ed è davvero pienissimo. Io ripeto, sono semplicemente un appassionato del fai da te che ha avuto l'occasione e il piacere di provarla. Non mi ritengo bravo, non mi ritengo assolutamente in grado di insegnare nulla a nessuno, però siccome la possiedo e siccome guardando su YouTube c'è poco in italiano di questa Enel, che è un marchio tedesco, io ho parecchie cose della Parkside e sinceramente è il primo utensile che utilizzo della Enel e confrontandoli diciamo che sono sulla stessa medesima fascia di qualità. Sono entrambi tedeschi, sono entrambi per uso amatoriale. La prima, la Parkside, si trova in esclusiva dalla Lidl, mentre la Enel si trova un po' ovunque, anche dai cinesi, ma sono made in Cina, quindi ci sta pure il discorso, anche se i rappresentanti girano e vanno un po' ovunque. Questa si trova un po' ovunque e il Parkside soltanto alla Lidl.
Il prodotto io lo consiglio, sinceramente lo reputo abbastanza valido, con piccoli accorgimenti e regolazioni per chi pretende un po' di più, sicuramente si può ottenere una macchina molto soddisfacente. Io nel mio piccolo la utilizzerò, continuerò a costruirci qualcosina e basta, finché i vicini non si lamenteranno del molto rumore che produco fra tutte le varie attrezzature che accendo quando gioco nel mio laboratorio. E basta, vi saluto. E se vi va di iscrivervi al mio canale in cui pubblico spesso recensioni di qualcosa che acquisto, do le mie opinioni, consigli, sconsigli, critiche, suggerimenti, vi iscrivete al canale. Se vi piacciono i miei video mettete un mi piace e basta, non vi chiedo altro, va bene? Ciao da Riccardo e ci vediamo al prossimo video.